Eccomi! Ciao, come va? Oggi sono qui perché voglio condividere con te una cosa che per me è stata molto utile. Infatti, sapevi che puoi pubblicare pin su Pinterest in modo automatico e senza sforzo da Instagram? Sì, e poi è anche gratuito, quindi meglio di così. E poi questa funzione, che poi è solo un settaggio di Pinterest, aiuta sia chi ama Pinterest che chi ama Instagram, perché chi ama Pinterest in questo modo ogni volta che pubblica qualcosa su Instagram viene pubblicato anche su Pinterest e quindi Pinterest ha sempre più pin, quindi questo è un aiuto a mantenere una buona pubblicazione su Pinterest. E invece chi ama Instagram in questo modo può pubblicare su Instagram e in automatico può mantenere anche un account Pinterest senza alcuno sforzo, quindi ha più probabilità di essere trovato perché ha anche Pinterest, e poi i pin di Pinterest possono portare anche visibilità e traffico all'account Instagram, quindi meglio di così. Dai, allora iniziamo subito. Ok, siamo pronti e come vedi siamo già qui dentro a Pinterest, pinterest.it, e siamo dentro a questo nostro account di prova che proprio utilizziamo a livello dimostrativo. Quindi cosa dobbiamo fare? Andiamo su modifica profilo, dove troviamo tutte queste voci: modifica profilo, gestione dell'account, visibilità del profilo, migliora il feed o account verificati. In questo caso noi clicchiamo proprio su account verificati. Clicchiamo qua e vediamo siti web, dove puoi verificare il tuo sito web, ma in questo caso noi andiamo su Instagram e questa è la voce che ci interessa. In questo caso ottieni l'attribuzione dei pin esistenti che rimandano al tuo account Instagram e consenti a Pinterest di creare automaticamente pin quando pubblichi su Instagram. Questo è fantastico. Basta che clicchiamo su verifica. Quando clicchi su verifica, cerca di connettersi al tuo account Instagram, ok? Se tu non hai ancora effettuato l'accesso a Instagram, ti chiederà login e password. Invece, se sei già loggato dentro Instagram, ti chiederà semplicemente l'autorizzazione per accedere alle informazioni, ok? Importante che se tu sei invece loggato su Instagram con un account diverso, un account che non è quello con cui vuoi poi lavorare con Pinterest, allora ti conviene prima sloggarti da quell'account e quindi poi riloggarti in modo tale che il link venga fatto in modo corretto, quindi che il tuo Pinterest, il tuo account Pinterest non sia loggato a un altro Instagram che non è quello corretto, ok? Quindi informazioni del profilo obbligatorio, contenuto facoltativo. Pinterest avrà accesso ai reel e ai post che condividi e ai relativi orari e didascalie indipendentemente dalle impostazioni sulla privacy del pubblico. In questo caso noi consentiamo. Ok, quindi ok, perfetto, perché con questo semplice passaggio ho già collegato Instagram a Pinterest e viceversa. Poi, oltretutto, ho anche la possibilità di decidere dove pubblicare i miei post da Instagram su Pinterest. Posso decidere di pubblicarli sul profilo, oppure selezionando qua posso anche prendere una diversa bacheca. Quindi magari se io voglio che tutti i pin che vengono da Instagram vengono pubblicati in una determinata board o cartella, allora posso anche sceglierla qua, semplicemente. Gli do il consenso cliccando su Allow. Ma se io voglio per un certo periodo stoppare questa pubblicazione diretta da Instagram a Pinterest, cosa devo fare? Devo scollegare tutto l'account? No, perché come vedi qua ho anche questa semplice e utile funzione che basta un flag per mettere in pausa la pubblicazione automatica da Instagram a Pinterest.
Ok, perfetto. Adesso che abbiamo fatto questo piccolo settaggio, cosa devo fare? Devo fare qualcos'altro? La buona notizia è che non devi fare più niente se non pubblicare post o contenuto su Instagram. Infatti adesso in modo automatico, se tu metti un'immagine su Instagram, poi puoi entrare nell'account Pinterest e ritrovare la stessa immagine, quindi è tutto fatto in automatico. E poi chiaramente anche a seconda del settaggio che hai fatto, se gli hai detto di pubblicarlo nella pagina principale di Pinterest del tuo account oppure in una board o cartella specifica, quindi troverai appunto il post immagine di Instagram direttamente sul tuo account Pinterest. Poi vorrei specificare che attualmente se tu pubblichi un'immagine su Instagram è facile che la trovi quasi subito poi su Pinterest, invece per i video ci vuole un po' più di tempo. Quindi i video tu li pubblichi su Instagram e in automatico vengono anche poi messi su Pinterest, però magari ci vuole un po' più di tempo, anche qualche giorno, quindi non disperarti se tu entri nel tuo account Pinterest dopo aver pubblicato un video su Instagram e non lo trovi subito. Potrebbe volerci un po' più di tempo, ma poi dopo quel video vedrai che lo troverai anche su Pinterest. Deve essere elaborato e approvato da Pinterest, quindi non c'è problema, vai tranquillo, ok? Poi caso per caso magari lo vediamo anche in video successivi oppure anche qui nei commenti, se c'è qualsiasi specifica da fare possiamo farla tranquillamente. E invece per i pin che vengono creati in automatico da Instagram, qual è il testo che viene messo dentro al pin? Beh, è semplice, il testo che viene messo dentro al pin è lo stesso che viene messo dentro Instagram, quindi vale la pena di spendere magari un po' di tempo in più per scrivere bene il contenuto anche a livello di testo, non solo di immagini o di video, perché questo vale sia per Instagram che per Pinterest, quindi un lavoro solo per due social, quindi possiamo anche metterci magari un po' più di impegno. Che ne dici? Ne vale la pena? Chiaramente sto facendo tutto questo discorso perché secondo me ne vale assolutamente la pena, anche perché ultimamente il trend anche su Pinterest è quello di fare magari un po' meno pin, anche se comunque è sempre importante pubblicare in modo costante, ma più di valore, ok? Quindi spendiamo un po' di tempo in più per appunto scrivere un buon testo. Poi la caratteristica di Pinterest e dei pin di Pinterest è sempre che assieme al pin c'è il link al sito, a una tua pagina o a un tuo video e così via. E quindi in questo caso quando viene pubblicato in automatico un pin da Instagram, quindi tu pubblichi su Instagram e questa immagine o questo video viene messo anche su Pinterest. Questo pin che viene creato a che cosa punta? Qual è il link che è all'interno del pin? Il link che è all'interno del pin non è altro che il link al post di Instagram. Così in questo modo tu puoi anche far conoscere meglio il tuo account Instagram e quindi sicuramente è un bel vantaggio perché c'è chi preferisce un social e c'è chi ne preferisce un altro, così hai la possibilità di ampliare il tuo pubblico, ok? Va benissimo, dai, mi ha fatto piacere stare con te anche oggi. Ok, perfetto. Anche oggi siamo riusciti in un'altra piccolissima impresa e spero che sia stato semplice anche per te. Anzi, fammi sapere qui nei commenti com'è andata, così mi dai un feedback, ok? E poi soprattutto fammi sapere se sei più del team Pinterest o Instagram, quindi se preferisci usare Pinterest o Instagram, così vediamo qual è il team vincente. Facciamo questa piccola sfida e ci togliamo questa curiosità, ok? Clicca su iscriviti e seguici, così ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!